Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere come sarà questo mese di maggio 2024. Allora, analizziamo sia a livello generale, sia nel lavoro, sia nell'amore. Allora, vediamo a livello generale cancro, maggio 2024, cancro. Allora, a livello generale, nel lavoro e nell'amore. Allora, e poi le analizziamo tutte. A livello generale, la porta delle stelle, questa è una carta che mi parla della stella, della sanazione, se siete stati un po' psicofisicamente giù, mi parla di una ripresa totale, mi parla di un ottimo stato psicofisico, se avete vissuto uno stato psicofisico emozionalmente un po' down, mi parla di un ottimo stato psicofisico, di guarigione a livello psichico, emozionale, mi parla proprio di guarigione a tutti i livelli. E quindi a livello generale la porta delle stelle mi dice che il cammino è supportato dalle stelle in questo mese, va bene? A più livelli. Vediamo un po' nel lavoro cosa accade. La porta chiusa, forse ci sono alcune questioni che rimarranno chiuse perché devono essere così e altre invece che si apriranno. Mi parla di alcune cose che possono non essere in questo momento predisposte ad avverarsi, ma perché c'è un tempo divino per ogni cosa. Comunque poi lo analizziamo, ma soprattutto la porta chiusa mi parla della necessità, con quello che accadrà a livello karmico per te, di avere autostima, di avere fiducia nella divinità che ti incarna, di avere fede in ciò che sei per acquisire gli strumenti per aprire tutte le porte. Poi lo andiamo ad analizzare. Vediamo nell'amore cosa accade. La porta del sole mi parla di una persona molto importante che entrerà nella tua vita. Mi parla del sole dell'imperatore questa carta. Mi parla di una persona che è molto importante, che può entrare nella tua vita e che ha un grandissimo potenziale o che già c'è. Ok, andiamo ad analizzarci tutto. Allora, analizziamoci prima di tutto a livello generale la porta delle stelle. Cosa accade a livello generale per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro? A livello generale, maggio 2024, cancro, vediamo. 9 di spade, ti vedo un po' preoccupata. L'imperatore, 8 i denari, ti vedo un po' preoccupata nel lavoro, per questioni che riguardano il lavoro. Vediamo. Ancora, cosa succede? 7 di spade. La luna, qua ci sei tu. Allora, mi stanno parlando a livello lavorativo. Mi stanno dicendo che ti posso vedere un po' preoccupata per questioni che riguardano il lavoro, probabilmente per qualcosa che ti dà un po' di sfiducia, 7 di spade, la luna, o qualcuno che ti dà un po' di sfiducia, o qualcosa che succede con una persona che non si comporta bene in ambito lavorativo e è come se perdessi un po' il controllo di alcune cose nel lavoro. Puoi scoprire una persona, qualcosa che ti mette un po' i bastoni tra le ruote in ambito lavorativo. Vediamo qual è l'energia della luna. La temperanza, però qua poi si risolve, perché qua puoi scoprire qualcuno che ti può mettere i bastoni tra le ruote o essere una persona un po' che agisce alle spalle. Però cosa succede? Questo ti può creare un po' di ansia, però quest'ansia è come se viene poi risolta con la temperanza. Ci si parla, io vedo che qua eh, la situazione ritorna in equilibrio. 4 di spade. Vediamo qual è l'energia dell'8 di denari. Il 5 di coppe. Sì, in ambito lavorativo succede che scopri una persona che non si sta comportando bene, che non era quella che immaginavi. Questo poi porta a un dialogo, va bene? Porta poi a un dialogo.
E infatti la porta delle stelle mi parla della sanazione di questioni inerenti allo stato psicofisico, come ti avevo preannunciato, no? E questa è una delle vicende karmiche che possono sussistere in questi giorni, in maggio, affinché tu possa acquisire determinati strumenti spirituali che hanno a che fare con l'autostima. Ricordiamo qua il 3 scusami, la porta chiusa che ti avevo detto. E la porta delle stelle ti dà un monito anche. Il monito della porta delle stelle è quello di di essere autentica, proprio senza maschere. Siccome qua abbiamo una persona che può indossare maschere, che ti dà preoccupazioni, come lo superi a livello proprio karmico per andare verso il Dharma? Essendo autentica, non mettendo limiti e freni a quello che tu vuoi dire o quello che tu vuoi fare. E vedo che qua si soluziona. Vediamo energia positiva per te. 7 di bastoni. Alcuni di voi metteranno dei limiti a questa persona, non le permetteranno di inficiare la loro vita. Limiti a questa persona, sì. 2 di denari. Mettendo probabilmente dei limiti a questa persona, le situazioni si tornano bilanciate. Magari ci parli e metti dei limiti, cioè fino a qua non puoi entrare, va bene? Manteniamo un rapporto buono, però fino a qua non puoi entrare. Vediamo la carta negativa. 7 di denari. Probabilmente qua stai aspettando delle risposte in ambito lavorativo che non arrivano. Vedi la stella di nuovo. Ti dicono di combattere per quello in cui credi. Vediamo perché il 7 di denari al negativo. La sacerdotessa, allora, siccome la sacerdotessa qua mi parla di una persona calma, di una persona che sa gestire le cose, che usa la saggezza, no? È possibile tu stai perdendo un po' la pazienza e quindi questo ti fa perdere anche un po' di lucidità. Però ti dicono abbi forza, la stella, perché le cose poi si risolvono, d'accordo? Ok. Vediamo adesso a livello lavorativo, proprio andiamo nello specifico, qua ci hanno detto qual è la questione principale, quindi karmica e dharmica. Vediamo in ambito lavorativo di cosa mi parla questa porta chiusa. Allora, nel lavoro, cosa accade nel lavoro per le mie ragazze e i miei ragazzi? Situazione attuale nel lavoro, cancro. La forza, ti vedo lottare per qualcosa. Ti vedo tener botta per qualcosa, lottare per qualcosa per andare avanti, ti vedo mettere impegno in qualcosa, paggio di coppe, sì, ti vedo aver la fiducia, no? Questa è la tua paggio di coppe, nel senso essendo cancro, ti vedo aver fiducia nelle cose, mettendo lo sforzo, l'impegno che serve in qualcosa. Vediamo cosa succede in questo mese di maggio 2024 nel lavoro. Vedi, 5 di bastoni, qua io vedo delle discussioni con delle persone. Re di denari, magari anche con un capo, con una persona sul posto di lavoro, che però si risolvono 100%, c'è la stella. Allora io qua vedo delle discussioni con un capo, con qualcuno, o delle discussioni per avere una situazione sotto controllo in ambito lavorativo, oppure delle discussioni con qualcuno in ambito lavorativo o per lavoro. La stella mi parla 100%, la stella che ti dicevo prima, che le cose si risolveranno, si realizza un sogno, c'è la realizzazione di qualcosa, assolutamente sì. La ruota della fortuna gira dalla tua parte, vedi, c'è il compimento di un sogno. Vediamo di che natura è la stella, il compimento di questo sogno, la risoluzione del 2 di bastoni, di un'apertura di cammino, fare la scelta secondo cui tu realizzi quello che vuoi. Sì. E di che natura sono queste discussioni del 5 di bastoni? Del 7 di spade, vedi, era uscita nella prima parte. Una persona, tu che tu non ti fidi o che si è comportata male o che ti ha detto bugie o agisce di spalle, alle tue spalle, vedi, tu te ne accorgi e qua si risolvono poi le cose. Sì. Guardate un po', è bellissimo proprio, ragazze mie. Te ne accorgi, magari metti dei limiti a questa persona. Mm? Magari non avevi il coraggio di farlo, tu lo farai. Ok. Vediamo cosa ti dice l'oracolo nel lavoro. Ricordati all'autostima qua era, te lo dicevo.
Vedi, la porta si chiude, completezza, sì, infatti qua mi parla del fatto che la porta si chiude con queste situazioni qui, o con una persona in ambito lavorativo, si chiude. Vediamo ancora. Non è per voi, guardate come si parlano le carte, qua c'è una situazione che non è per voi, di mancanza di fiducia, voi avrete l'ardire di mettervi al primo posto e soluzionare queste cose e ci sarà una grande risoluzione qua. Cosa viene dopo non è per voi? Serendipità, occasioni da prendere al volo, tutto si risolve, tutto si risolve. Quindi ragazze mie, grande sfida e grande risoluzione. Vediamo adesso l'amore. Allora, questo che stava qua. Vediamo un po' cosa ci dicono sull'amore con questa porta del sole. Allora, vediamo con questa porta del sole. Amore, cancro. L'imperatrice, non ci credo, imperatrice e imperatore sono usciti. Qua c'è una coppia con grande potenziale in questo mese, ok. Vediamo un po'. C'è la possibilità di una coppia di grande potenziale. Vediamo, energia attuale nell'amore. Il Papa. Molti di voi stanno già insieme a una persona. 6 di coppe, molti di voi stanno già insieme a una persona qui, hanno già una relazione importante. Altre qua con il Papa, io vi vedo che siete molto esigenti e, volete una persona di un certo spessore. Forte il segno del Toro, vediamo un po' cosa succede. Cosa succede? Cancro, maggio 2024 in amore. 9 di coppe, 7 di denari, 10 di denari. Qua parliamo di situazione di matrimonio, ragazze mie, di matrimonio, di compromesso, di convivenza. Allora, vi dico subito, per molti di voi che stanno già insieme a una persona, qua si pensa di mettere su famiglia. Proprio chiaro. Vedo un'energia bellissima di grande soddisfazione per te in questo mese a livello amoroso. 9 di coppe, grande soddisfazione personale proprio. Se sei singolo, per esempio, io qua vedo che essendo molto esigente, qua entra una persona. Questa cosa, questa persona ha un grandissimo potenziale e lo vedi nei giorni, lo vedi col tempo. Grandissimo potenziale, se sei singolo entra una persona che ha un grandissimo potenziale, che ha intenzione di dare tutto, 10 denari. Sì, assolutamente sì. Gli amanti, c'è l'amore proprio svolta per te qua, eh. Vediamo un po' energia positiva per te in amore. Regina di coppe, qua ci sei tu, cancro, tutto a tuo favore e anche al tuo positivo mi parlano anche della tua pazienza che verrà ripagata con cose grandiose. Già alla fine del mese tu te ne accorgi. Va bene, regina di coppe al tuo positivo significa che ci sei proprio tu, vedi 2 di bastoni, tutto fluisce, vedo che ti lasci fluire all'amore, ti vedo proprio contenta, un'energia di felicità per te qua. Sono proprio felice, già ce lo preannunciavano. Vediamo quale può essere la carta negativa, il lato negativo. Il 10 di coppe. 10 di coppe, il re di bastoni. Guarda, sai che ti dico? Qua c'è una persona che entra nella tua vita, tu non sai se questa persona vuole darti tutto, va bene? Non sai se mettere di bastoni il giusto impegno per darti tutta la felicità, anche incontro con altre famiglie, se avete famiglie allargate. La tua pazienza, ricordiamo, 7 denari, regina di coppe, verrà ripagata 10 denari a fine mese. Fammi vedere perché il 10 di coppe al blocco. 10 di bastoni. Qua una persona non riesce a dare il passo, non vedi che ancora dà il passo e questa cosa può stressare un po', però abbi fede, regina di coppe, c'è la tua fiducia, fluisci, attendi un po' perché a fine mese vedrai dei risultati grandiosi. Sì, cavaliere di denari è come se è un po' più lenta la cosa, no? Vedi che è un po' più lenta.
però assolutamente è già descritto qua. Vediamo la direzione per te qual è? 8 di spade, non farti influenzare dal mentale la direzione. Ti posso vedere un po' stressata mentalmente con l'8 di spade, non farti influenzare dal mentale se la cosa non arriva subito. I denari sono energia un po' più lenta, quindi io ti dico che a fine mese tu vedrai questa cosa. Magari ci può essere il mondo, una distanza tra te e questa persona per lavoro. Sì, vediamo alla fine cosa succede. Pesci, ho detto pesci, forse state connettendo con una persona del pesci. Vediamo cancro, cosa succede alla fine? Un cambio, ruota della fortuna, 4 di denari, 6 di spade. Sai perché ti vedo un po' così? Perché può essere questa persona sta a distanza e questo ti può un po' stressare, vedi 5 di bastoni, può darti un po' di stress, ma questo ti ho detto, la pazienza e i denari sono un po' più lenti. La regina di coppe ci sei tu, tutto al positivo, non farti stressare dal mentale. Qual è l'energia del 6 di spade? Del 2 di spade. Puoi non saper cosa pensare di questa persona perché la situazione può diventare un po' più distaccata, un po' più fredda subito dopo, oppure può diventare un po' più fredda e distaccata, magari adesso state insieme, lo conoscete, qua vedete un'energia un po' più individualista, non sapete cosa pensare perché arriva questo cambio che vi genera un po' di ansia. Aspettate, perché qua ci sono grossi risultati, va bene? Cosa, l'energia del 10 di denari, voglio vedere, l'energia del 10 di denari. Il re di denari, sì, questa è una persona che può avere a che fare con casa, famiglia, lavoro come impegni importanti, è una persona che ne vale la pena. Questo è l'unica cosa che può stressare un po'. Però una persona di spessore, qua mi dicono, aspetta e vedrai, vedi la temperanza, predisposto a parlare, a stare in equilibrio con te. Vediamo la regina di coppe al positivo. 5 di coppe, vedi, una situazione che può darti un po' di stress si risolve. Un po' di pazienza e vedrai, ti dico, i denari sono un poco più lenti, ma sono concreti. Al positivo 5 di coppe mi dice che lasciati fluire, perché non c'è alcuna tristezza, va bene, in questa situazione. E cavaliere di coppe, vedi, c'è il movimento d'amore, una persona anche che ti chiede scusa per averti fatto attendere. Perché qua che succede? Che la situazione, se per esempio tu sei molto esigente, incontri una persona e ti vedo contenta qua, la situazione poi si può un attimo rallentare e ti vedo un po' stressata per questo, non saper cosa pensare, cosa succede? Che questa persona può avere a che fare con denaro, obbligazioni, lavoro, questo può stressare un po', però abbi pazienza perché le cose si risolvono, ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona. Mi fai perdere il controllo, c'è una persona che la porti fuori controllo qua. Vediamo ancora. Sì, qua mi parla di una persona che può stare a distanza o avere un'energia un po' più distaccata per un momento, ma poi si riattiva. Dice, io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Quindi qua una persona che magari non è con te per un po' di tempo, poi la ritrovi assolutamente accanto a te perché è una persona di spessore. Io qua vedo che ci possono essere delle situazioni di stress relative alle obbligazioni che ha questa persona. E quindi magari si chiude, oppure questa è una persona che ha molte responsabilità, ti incontra e dobbiamo attendere un po' a fine mese per vedere questa persona mette il carico poi da 90, però all'inizio ti può dare un po' da pensare, mi spiego? Ok, però ne vale la pena. Allora, vediamo un po', tant'è che la regina di coppe è colei che sa attendere, sa fluire all'amore, è al tuo positivo. Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo. Il pensatore, vedi questo è il tuo pensare, la storia è infinita, qualcosa che ti può dare un po' di stress e poi c'è una rigenerazione, quindi cose che ti danno da pensare, che possono farti dire ah di nuovo una situazione così, no,
rigenerazione, poi ci sarà un inizio nuovo. Mettiamone due altre. Costruire palazzi, orfani. Allora, qua si vuole costruire insieme, va bene? Questa è una persona che vuole anche costruire con te, però tu ti puoi sentire un po' più sola, un po' più solo perché questa persona si deve spostare o la vedi più concentrata nelle sue cose. Va bene? Però poi vediamo che la tua pazienza verrà ripagata, mi spiego? Vedi, cuore fedele, questa è una persona che è fedele a te, te l'ho detto già prima e già quando usciva questa carta, d'accordo? Ok. Ne vale la pena? Ok. Vediamo alla fine di tutto cosa ti dicono gli angelioni come in linea generale per maggio 2024. Ignis, forza indomita, volontà femminile, quindi fai appello alla tua forza interiore in questo mese. Incontra il tuo sé superiore e qua ci sarà proprio la connessione col tuo sé superiore, non la dimenticare mai in tutti i momenti quando le emozioni ti vengono a trovare, tu chiama il tuo sé superiore perché è lui che ti supporta e guarisce. La via è il focus, centrati volontà, non perdere il centro, il focus, mai. Abbraccia il sé superiore e lasciati guidare. Va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.